Salve a tutti. E allora, ho finito di montare le quattro valvole per andare a fare il controllo finale dei dati di flussaggio su questa testata del Ford e abbiamo fatto soltanto una lavorazione di aggiustamento di sezione sull'aspirazione, ma piccoli lavori, e più che altro abbiamo tolto il lucido delle pareti dell'aspirazione. Sullo scarico invece c'è stato un aggiustamento proprio nella parte della sezione della guida valvola, quindi senza andare a lavorare né le dimensioni del passaggio sede valvola e nemmeno la parte finale dello scarico, che già eravamo oltre come misura di lavorazione. Quindi andiamo a fare il controllo di flussaggio e poi ne andiamo a parlare dopo alla parte finale. E allora, sono stati fatti due controlli sia sull'aspirazione e uno sullo scarico per vedere i miglioramenti che si sono ottenuti. Quello maggiore si è ottenuto sullo scarico, già lo immaginavo perché quando abbiamo visto nel video precedente, nella parte dove si doveva andare a lavorare non era lavorato, e quindi aggiustando quel parametro di misura di diametro nella sezione del condotto dello scarico, già a parità di sede valvola, che non abbiamo toccato nulla, e anche sull'uscita della testata c'è stato un netto miglioramento a livello di flussaggio dello scarico. Quello che invece si è mantenuto costante, anzi nelle basse aperture abbiamo perso qualcosa sull'aspirazione, proprio perché nell'aggiustare anche la sezione, perché come sezione di condotto c'era uno che era di una dimensione, un altro leggermente differente, quindi si è fatto soltanto un aggiustamento di livellazione come diametri per non avere scompensi tra un cilindro e l'altro. Però è emerso qualcosa di non di nuovo, ma qualcosa che voglio andare a fare comprendere a qualcuno che va a fare alcune lavorazioni. Perché se dobbiamo iniziare a fare una serie di lavorazioni, allora dobbiamo continuare quella serie di lavorazione, perché se andiamo poi a limitarci sul collettore originale o su quello che sia un parametro che noi tralasciamo, cioè come in questo caso il collettore di aspirazione, perché se andiamo a fare una lavorazione troppo invasiva sull'aspirazione, difatti a livello di testata, come abbiamo visto, anzi le sezioni del condotto di aspirazione a livello interno della testata siamo andati oltre come dimensionamento. Per questo dico che è stato lavorato troppo in alcuni punti dove non si doveva lavorare, anche perché a parità di testata confrontata con altre, già basta la stessa aspirazione che sia a livello di condotto leggermente più bassa o più alta. Io faccio sempre un confronto con le testate del Peugeot. Quelli hanno una inclinazione del condotto di aspirazione leggermente migliore di qualche altra testata, e quindi a volte dobbiamo assecondare le geometrie dei condotti di aspirazione per poterle fare funzionare meglio. In questo caso, quel miglioramento che si voleva ottenere, che un po' si è ottenuto anche con le alzate maggiori, si è andato a migliorare il flusso, ma siamo limitati dal condotto di aspirazione. Quindi per questo dico, a volte se dobbiamo limitare la nostra preparazione lasciando poi l'aspirazione originale, tanto vale che non dobbiamo fare grossi lavori sull'aspirazione, soltanto piccoli aggiustamenti a livello di togliere, che so, degli spigoli vivi, delle raccordature vicino dove c'è la guida valvola oppure sotto sede valvola. In questo caso, visto che l'aspirazione poi rimane quella originale e siamo limitati dalla potenza, proprio dalla limitazione del condotto di aspirazione, che ne va a limitare proprio la potenza o i miglioramenti che abbiamo ottenuto sulla testata,
è meglio evitare di fare dei lavori eccessivi. Quindi ora vi faccio vedere proprio la differenza a livello di condotti come lavorazione, e poi la differenza quando andiamo ad accoppiare il nostro collettore di aspirazione. Difatti vediamo i miglioramenti ottenuti sullo scarico, anche se poi, ripeto, sullo scarico dobbiamo anche andare a cambiare il sistema dello scarico rispetto a quello originale. Quindi andiamo a vedere i dati di lettura e poi, andando a smontare la testata, andiamo a valutare questa differenza che non dobbiamo andare a fare come lavorazione. E allora andiamo a vedere questi dati di lettura. Questa è l'aspirazione dopo che è stata sistemata a livello di allineamento di sezione di condotti. E ora andiamo a fare il confronto con come era prima. Soltanto che voglio andare a dire questo su questa lettura che abbiamo fatto sulla testata, andando a mettere il confronto dell'aspirazione del collettore, vedete come va a cambiare il rallentamento del flusso. Quindi andiamo a perdere a livello di portata proprio dentro il cilindro, perché siamo limitati dal tipo di collettore con questa curvatura oltre 250 gradi, capito? Quindi è questo che poi ne va a impedire quel miglioramento che vorremmo avere sul motore. Quindi è da escludere, andando a fare delle lavorazioni sulla testata, se poi dobbiamo andare a mettere quel tipo di collettore che ne va a perdere in efficienza. E quindi che cosa dobbiamo fare? Limitare alcune lavorazioni se vogliamo proprio andare con il collettore originale. Quindi andare a limitare le lavorazioni, migliorare soltanto quei punti dove possiamo migliorare l'entrata della testata senza avere eccessive sezioni di passaggio del condotto, perché ne va a limitare come velocità. Difatti, se a livello di sezione eravamo più stretti, volendo sfruttare questo tipo di collettore, dovremmo limitare le sezioni di passaggio. E allora andiamo a scoprire un pochettino anche il discorso della lavorazione dello scarico. Sullo scarico invece questo è l'incremento che abbiamo avuto, vedete, va a eguagliare la portata dell'aspirazione, ma ripeto, non andando a lavorare sulle sezione sede e nemmeno sulla parte finale della testata, perché abbiamo visto che già poi lì era sovradimensionamento, quindi è stato lavorato soltanto una parte vicino dove c'è la guida valvola. Su questo tipo di lavorazione dello scarico andiamo a fare poi il confronto sempre, e ripeto, anche qui andrebbe poi quantomeno sistemato quello scarico originale, oppure andarla direttamente a cambiare se vogliamo poi andare su un qualcosa di più che fa lavorare bene anche il motore stesso, quindi andare a sostituire tutta la parte dello scarico. Se andiamo a fare i dati di lettura a confronto, vediamo, questo è quello dello scarico, quindi lo scarico iniziale e poi la curva, quella finale, quindi andando a vedere le due colorazioni delle due curve. Questo iniziale sarebbe sempre già quello che era stato iniziato a lavorare sulla testata. Difatti qui ci sono poi tutti i dati in CFM che si andrebbero a vedere, e la differenza c'è, come andate a vedere dal profilo del grafico. Invece quello sull'aspirazione, andando a vedere il confronto, vedete qui sull'aspirazione come si va a comportare. Abbiamo due tipi di distacco di lettura, quindi sui 4-7 mm andiamo a perdere qualcosa qui in questa parte di curvatura. Nel profilo poi da 9 mm in poi andiamo ad avere invece del miglioramento sulla parte dell'aspirazione. Però, ripeto, se andiamo a sfruttare quel tipo di collettore, tutto questo a livello di lavorazione poi
è poco influente. Difatti, se andiamo a vedere un po' i valori medi tra prima e dopo, siamo lì, anzi andiamo a perdere qualcosa come 0,4-0,3%. Però, ripeto, tutto sta nell'aspirazione, il discorso di andare a sostituire quel tipo di collettore, se vogliamo avere dei miglioramenti sul motore. Quindi se andiamo a cambiare poi gli alberi HM come profilo, in quel modo lo andiamo a sfruttare meglio. Rimanendo con quel cassonetto, con quel tipo di collettore, dobbiamo soltanto limitare alcune lavorazioni. Difatti, su questo discorso che poi va a cambiare anche il profilo di lavorazione, voglio dire che questo va a cambiare prima per le sezioni che vanno a perdere velocità, e poi c'è un punto critico dove si vanno ad allineare i due profili dei condotti, dove c'è il condotto principale e dove ci sono gli spruzzatori sopra, quindi c'è un volume di camera che va ad avere una differenza del condotto. Ora lo andiamo a vedere però sulla testata che andiamo a smontare. E allora abbiamo visto che sull'aspirazione qualcosa andava un po' a vanificare le nostre lavorazioni che abbiamo fatto sulla testata, quindi questo tipo di collettore che va a fare tutto quel rallentamento che abbiamo avuto, da evitare di andarlo a montare. Quindi se dobbiamo eventualmente lasciare questo tipo di collettore, dobbiamo fare soltanto dei piccoli aggiustamenti sulla testata, ma senza andare a fare tutto questo tipo di lavorazione che alla fine poi non ci va a portare nessun vantaggio. Quello che volevo far notare attraverso poi i dati di lettura, che un punto molto delicato è qui, proprio nella parte sotto dove c'è l'entrata dell'iniettore, proprio perché ci sono due direzioni del condotto. Uno è il flusso che arriva in questa parte, quindi simmetrico al condotto della valvola, e un altro è che in base al tipo di collettore, come è l'attacco sulla testata, quindi la curvatura finale, il flusso prende una direzione che va a lambire pure questa parte di lavorazione del condotto stesso dell'aspirazione. Quindi una parte che va a finire in questo punto, si vanno a disturbare due flussi proprio in questa zona. Lo faccio vedere attraverso un disegno. Quindi se abbiamo, secondo come avviene l'inclinazione del collettore, quindi in base a com'è l'inclinazione, se è una parte così o se l'inclinazione arriva diversamente come inclinazione, i due flussi che tendono ad andare dentro il condotto della testata, una parte che va a lambire questa direzione, quindi dove c'è questa camera che un po' si è andata a creare troppo, dove c'è l'iniettore, il flusso in questa parte va a fare questa direzione e poi nella discesa si va a scontrare con il flusso centrale, quindi un po' qua fa un effetto rallentamento dei due flussi, perché si va a perdere quel miglioramento che dovremmo avere. Quindi questo scontro è da evitare, quindi questa zona andrebbe lavorata per non andare a creare questo tipo di situazione. Quindi dovremmo fare almeno due canalizzazioni per evitare questo disturbo. È un po' quello che si è andato a creare sulla testata, o perlomeno dobbiamo ampiamente lavorare su queste due parti qui della sezione interna della testata. Sul discorso dello scarico, dove abbiamo invece avuto quel migliore tipo di riempimento, abbiamo visto che, vedete qui, come geometria di passaggio sede valvola non è stato lavorato, quindi se andiamo a vedere è ancora la lavorazione originale, ma poi quello che dobbiamo andare a lavorare è nella parte dove c'è la guida valvola, proprio perché in quel punto ha bisogno di una curvatura diversa rispetto all'originale.
e questo è un po' quello che va a migliorare quello che abbiamo visto come tipo di flussaggio. Quindi anche la parte finale della testata, come uscita, si poteva anche lasciare una sezione leggermente più ristretta proprio per andare a evitare di avere quel flusso che si va a ostacolare proprio con il tipo di collettore dello scarico. Quindi il collettore dello scarico poi lo dobbiamo avere eventualmente o con la stessa sezione o un pochettino più ampio, e quindi dovremmo andare a lavorare con la parte finale.